Questo prodotto ha un suono che è un violino. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 10 settembre 2022, sono circa 28 gradi e pare piena estate, assolutamente. Sono in giro per le campagne pavesi. Questa mattina ne ho approfittato per fare il tagliando alla moto, perché quando tornavamo dal viaggio in Irlanda si è accesa la spia del tagliando che eravamo entrati in Svizzera, quindi proprio al pelo siamo tornati. E quindi questa mattina l'ho passata chiusa in box, poi ho pranzato ed ora sono in giro, sia per far girare un po' il motore dopo il tagliando, diciamo così, sia perché Cinzia è a casa intenta a fare pasta, pizza, pane e quant'altro, perché poi mi sa che domani mi toccherà andare al mare. D'altronde quest'anno siamo andati solo 3 volte, quindi se mi chiedi di andare al mare domani, che siamo al 10 settembre, ha tutte le ragioni per farlo. Tagliando dei 172.000, quasi 171.8 e poco più, insomma domani supereremo i 172.000. Perché sono qui? Perché approfittando del giro mi piacerebbe trovare un posticino abbastanza tranquillo dove rispondere con un video a tante domande. Qui c'è una rotonda, a tante domande che mi avete fatto voi su come siamo organizzati il viaggio, sugli accessori che abbiamo utilizzato durante il viaggio, chi mi ha chiesto del casco, chi mi ha chiesto dei jeans, chi ha ancora dei dubbi su airbag, chi mi ha chiesto che gomme ho montato, insomma mi avete chiesto di tutto e di più, e allora mi piacerebbe trovare un posticino e rispondere alle vostre domande con un video. Quindi adesso andiamo alla ricerca di questo posticino. E nel frattempo, come potete vedere, mi sono perso in una di quelle stradine dove non c'è nessuno, dove però non c'è neanche una panchina dove potersi accomodare, ma sono fiducioso, troveremo un posticino dove poterci sedere e fare il punto della situazione sia sul viaggio, ma comunque vi racconterò bene durante i video che usciranno durante quest'inverno, perché come sapete, penso che l'avete capito, a me piace uscire con i video in ordine, vanno in ordine temporale e non mi piace saltare di palo in frasca. Quindi adesso in cantiere ho dei video già programmati, quindi vi lascio guardare quelli. Nel frattempo io ho modo di lavorare su quelli irlandesi e quando attacchiamo con il primo video irlandese ci saranno oltre 20 video dell'Irlanda in cui ve la faccio vedere passo passo, centimetro per centimetro. Ma adesso l'obiettivo principale è trovare un posticino dove accomodarci, diciamo così. Campi di riso come se non ci fosse un domani, qua è la patria del riso. Nel frattempo sta uscendo il sole perché le nuvole corrono anche qui, non come in Irlanda, ma come potete vedere si alternano nuvole e sereno. E nel video, ve lo anticipo già, sprecherò giusto 2 paroline sul GS, che non lo nomino mai durante questi viaggi magari, ma dirò qualcosina anche sul GS. La panchina l'abbiamo trovata, c'è un po' di erba alta, ma pazienza, ce ne faremo una ragione. Adesso sistemeremo un po' la location e poi risponderò alle vostre domande una ad una. Per la serie chi cerca trova, ho trovato una panchina, siamo in mezzo alla piena campagna, magari sottofondo ogni tanto vi sentirete qualche gallo che canta, qualche nitrito di cavallo, qualche verso di animale, ma è tutta molta natura, è tutto molto verde. Guardate dove sono, in mezzo al nulla. C'è una panchina con qualche erbaccia sopra, ma l'amministrazione si vede che ha dato una pulita molto alla buona, ma fa niente, quello che serve a noi va molto bene. L'importante è che non ci sia nessuno, che ci sia silenzio, tranquillità, in maniera da poter rispondere ad ognuno di voi, perché siete stati in diversi, che mi avete contattato soprattutto tramite messaggi privati, soprattutto su Instagram, Facebook, qualcuno anche nei commenti, ma in diversi avete scritto, e quindi siccome durante il viaggio, come vi dicevo, non ho avuto tempo e modo di rispondere ad ognuno di voi, perché vi garantisco che le cose da fare durante il viaggio sono state tante, allora mi ero ripromesso di rispondere ad ognuno di voi con calma al rientro. Allora eccoci qua. Cercherò di mettere questo video prima del previsto, in maniera da essere abbastanza veloce nel rispondere a quelli che erano i vostri dubbi. Ci avete scritto in tanti, molti mi avete chiesto dell'organizzazione del viaggio. Ragazzi,
Lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! In tanti mi avete chiesto dell'abbigliamento utilizzato, altri mi avete chiesto che gomme monti, altri ci avete chiesto come mai quella meta. Beh, cercherò di rispondere un po' alla volta a tutti quanti. La meta si è decisa nel momento in cui è saltata la Russia, perché l'obiettivo nostro era andare 3 settimane in Russia. Saltata la Russia per ovvi motivi abbiamo cambiato rotta e le alternative erano due: Turchia o Irlanda. In Turchia io ero già stato nel 2013 e quindi mi avrebbe fatto piacere vedere altri posti. Di contro Cinzia in Turchia non c'è mai stata, quindi Cinzia era tentata dall'andare in Turchia. Poi nel momento in cui stavamo portando i traghetti, Cinzia ha optato per l'Irlanda e io non gliel'ho chiesto 2 volte se era sicura della scelta, perché io puntavo ad andare in Irlanda e così abbiamo deciso di andare lì. Ahimè, nel momento in cui abbiamo prenotato, erano oltre 3 mesi e mezzo fa, abbiamo trovato disponibilità per la cuccetta solo per il rientro, non per l'andata. All'andata abbiamo chiesto in nave, ma non c'era disponibilità. La nave all'andata era completamente full. Abbiamo viaggiato su delle poltrone dove lo scompartimento era assolutamente stracolmo, c'era gente che dormiva per terra. L'andata è stata un po' pesante, il ritorno di contro è andato benissimo, se non fosse per il mare un po' mosso. Cinzia soffre il mare, quindi Cinzia ha avuto qualche problemino all'inizio e alla fine del viaggio, perché durante il viaggio il mare si è calmato e siamo riusciti ad andare lisci come l'olio. Però un'oretta dopo la partenza e un'oretta prima dell'arrivo si è ballato un po'. Ma prima di iniziare con gli accessori che abbiamo utilizzato, per rispondere alle vostre domande, consentitemi di fare un elogio infinito al GS. GS non ne parlo mai, dire la verità. Il GS ci ha consentito di fare un viaggio in estrema sicurezza. Si è rivelato per l'ennesima volta un prodotto da serie A, ma non lo dico perché sono fan di BMW, lo dico perché oggettivamente ci ha consentito di fare un viaggio in estrema sicurezza, ci ha riportato senza batter ciglio. Il GS è una moto, per quel che mi riguarda, per come utilizziamo noi la moto, un signor prodotto. Io l'ho pagata, non me l'hanno regalata, non è pubblicità, però oggettivamente è una moto che ci consente di fare tutto in estrema serenità, viaggiare in totale scioltezza. L'unico difetto, l'unica miglioria che io posso suggerire a BMW è di fare una sesta più lunga. Mi piacerebbe che si arrivasse a 130 all'ora a 3500 giri e non a 130 a 4300-4400. Quindi l'unico difetto, se proprio devo essere pignolo, è quello, ma per il resto questa moto qui ci sta regalando delle emozioni infinite, eterne, giganti, veramente un signor prodotto. E sempre parlando di moto, visto che me l'avete chiesto in tanti, che pneumatico ho utilizzato? Per l'Irlanda, per questo viaggio in Irlanda, ho equipaggiato il GS con Dunlop Road Smart 4, un pneumatico estremamente silenzioso, affidabile, con un grip esagerato sia sull'asciutto che sul bagnato. Ovviamente le gomme che vi mostrerò tra qualche secondo hanno circa 8500 km, perché io le ho montate qualche weekend prima di partire, e calcolando che solo il viaggio in Irlanda abbiamo fatto qualcosa come 6450-6500 km, di cui soprattutto la parte che ha messo sotto stress, per come la vedo io, il pneumatico, è stato l'andata da qui fino a Cherbourg e il ritorno da Cherbourg a qui. Perché? Perché sono state tutte strade con una buona media, con un'elevata temperatura. Siamo partiti da qui, la mattina c'era 26-27 gradi, ma siamo arrivati a punte di 35-36 gradi, motocarica, la trazione, tutto il peso dietro, insomma il posteriore ha lavorato decisamente parecchio. C'è un leggero appiattimento nella parte centrale del pneumatico, ma credo che sia del tutto normale visto i chilometri che abbiamo fatto, e il carico che la moto ha portato. La moto ha portato 2 persone, tutti i bagagli più il peso di se stessa, quindi comunque la moto se non sfiorava mezza tonnellata, poco ci manca. Solo la moto fa poco meno di 3 quintali. Ci siamo sopra 2 persone, ci sono i bagagli, c'è la benzina, peso la moto l'ha sicuramente portato. Quindi per quel che mi riguarda, il Road Smart 4, un pneumatico assolutamente da serie A, come Dunlop ci ha abituati. Il Road Smart 4 si è confermato un prodotto decisamente elevato, di qualità eccelsa. Sul bagnato non c'è stato un attimo di tentennamento. Questo è lo stato di un pneumatico con circa 8500 km. Come vedete qui ovviamente un po' si è appiattito il pneumatico, ma credo che sia del tutto normale. Infatti quando vado poi a piegare sulle spalle sento un po' di frequenza
frequenza vuol dire rumore, un po' di rumore, che è normale visto che si è creato un po' uno scalino tra i tasselli, e quindi questo fa percepire un po' di frequenza, ecco. Però come potete vedere, di gomma, nonostante gli 8500 km, ripeto, ce n'è ancora tanta, anche nella parte centrale dove il consumo è stato maggiore, comunque ce n'è ancora di pneumatico, di gomma. Questo è lo stato dell'anteriore. L'anteriore è decisamente messo meglio, anche se il peso del GS, generalmente il GS consuma in maniera anomala le gomme. C'è chi addirittura fa 2 cambi dell'anteriore e uno del posteriore. Io in questo momento ho un anteriore che è seminuovo, è veramente seminuovo, non ha subito come quello di dietro un appiattimento lieve nella parte centrale, perché ovviamente la trazione ce l'ho dietro, non ce l'ho avanti. Devo dire che l'anteriore è decisamente in ottimo stato. Non che il posteriore sia messo male, voglio essere chiaro, ma come è ovvio che sia, essendo la trazione posteriore, il peso e tutto il resto, è ovvio che il pneumatico di dietro ne risenta di più dell'anteriore. Comunque, Road Smart 4 è decisamente un prodotto eccellente, non è rumoroso, ha un grip esagerato sul bagnato, è impressionante il grip che ha, e di acqua vi posso garantire che ne abbiamo preso veramente tanta, soprattutto al rientro da Mulhouse al passo del Gottardo. Ragazzi, qui è tutto annacquato, è tutto molto acqua, mettetevi l'antipioggia e salite a bordo con noi. Una badilata di acqua, a un certo punto a Basilea buttavano l'acqua, sembrava con le bacinelle, veramente un mare d'acqua, sembrava di nuotare, non di guidare. Nonostante tutto il grip non è mai mancato, veramente un pneumatico 10 e lode, sull'asciutto altrettanto. In alcune pillole ho nominato dei jeans, e allora qualcuno mi ha scritto: mi parli meglio del jeans che avete utilizzato, di che marca è, di che prodotto è, che modello è? Personalmente io e Cinzia utilizziamo da anni i jeans della PMJ. Di PMJ ho sempre utilizzato i Vegas e i Dakar, 2 modelli completamente distinti e diversi uno dall'altro, sempre con un elevatissimo livello di protezione. Cinzia di contro, sempre di PMJ, ha sempre avuto i Florida, un taglio più femminile, molto bello, sempre ad altissimo livello di protezione. Per questo viaggio, dove inizialmente, soprattutto i primi giorni, abbiamo inevitabilmente sofferto il caldo, come tutti voi, o comunque come gran parte delle persone che fino a metà agosto erano in Italia, per ovviare al caldo che c'era nei giorni in cui partivamo, perché siamo arrivati a punti di 35-36 gradi come vi dicevo prima, abbiamo pensato di prenderci 2 paia di jeans sempre della PMJ single layer, vuol dire un po' più leggeri, un po' meno protettivi, ma meno protettivi non vuol dire non protettivi, sono sempre certificati CE con protezioni omologate, sono un filo più leggeri proprio per le temperature a cui andiamo incontro in questi giorni. Anche adesso che vi parlo ci sono 30 gradi. Abbiamo scelto di prendere di jeans single layer proprio per le temperature torride che c'erano nei giorni in cui saremmo partiti. Poi una volta arrivati in Irlanda non so se avessimo continuato a usarli o meno, perché il tempo lì è molto ballerino. Alcuni giorni li abbiamo utilizzati, a dir la verità, però c'erano delle giornate dove oggettivamente pioveva 3, 4, 5 volte al giorno ed era molto più comodo per noi indossare il pantalone dei completi che erano impermeabili e ci evitavano di togliere e mettere ripetutamente gli antipiogge, che comunque sono di una scomodità inaudita. Quindi, morale della favola, ci siamo armati di 2 paia di jeans PMJ single layer. Io mi sono armato del modello New Rider e Cinzia si è armata il modello Sara. Entrambi da listino stanno sui 159 euro se non ricordo male, ma questo più o meno che abbiamo pagato a capo. Sono meno protettivi dei Vegas piuttosto che dei Florida o dei Dakar, proprio per via del tessuto che è un po' più sottile e ti dà più un senso di freschezza, e vi devo dire che sono decisamente degli ottimi prodotti, sia come vestibilità, vestono da Dio, e se ve lo dico io che magari che vestono bene posso anche essere poco credibile perché essendo uomo magari alcune cose bado meno, ma se Cinzia mi ha detto più volte questi jeans fanno paura è perché comunque hanno una vestibilità, credetemi, fantastica. Io mi ero portato, oltre ai jeans della PMG, mi ero portato anche un jeans normale di tutti i giorni. Nel prossimo viaggio, quello di tutti i giorni, resterà a casa, perché vi dico che anche quando arrivavamo nella struttura e non pioveva, io mi facevo la doccia, mi toglievo il pantalone del completo, mi mettevo i jeans, compreso le protezioni che sono morbidissime, non si sentono neanche, me ne ci mettevo un paio di sneakers e stavo da Dio.
leggere, comode, veramente veramente una figata. Adesso ve li mostro. Io ce li ho addosso, cercherò di inquadrarli nella meno peggio maniera, ma i jeans ce li ho appresso e ve li mostrerò. Credetemi, con delle sneakers è un pantalone che potreste utilizzare tranquillamente tutto il giorno per andare in ufficio, che non si accorgerebbe nessuno che è un pantalone da moto. È veramente una roba pornografica, veramente bellissimi sono, e sono di una comodità inaudita. Il tessuto è morbido anche se è estremamente resistente. Le protezioni sono di livello 1 e sono molto morbide. Una volta che ce l'avete addosso veramente si modellano, non sembra neanche di averli addosso. Adesso vi mostro quelli di Cinzia. Questi sono quelli di Cinzia. A parte il packaging con cui arriva, che è veramente bello, è un sacchetto che potete riutilizzare, noi l'abbiamo utilizzato anche in Irlanda. Ovviamente i jeans di Cinzia sono lavati come i miei. Queste sono le protezioni che Cinzia, da maniaco com'è, rimette nella confezione. Queste sono le protezioni che vanno sui fianchi del jeans, e questo è il jeans. Questo di Cinzia è a vita alta, molto ben rifinito, senza cuciture esterne. Scusate l'intromissione, mentre montavo il video mi sono reso conto che probabilmente ho creato in voi un po' di confusione riguardo la differenza tra il single layer e un jeans come potrebbe essere il Vegas, il Dakar, il Florida. La differenza abissale qual è? Che da una parte il Florida o il Vegas, ad esempio, troviamo due strati, il jeans e il Tuaron. Quindi sono due strati accoppiati, il Tuaron messo prettamente sui fianchi, nella parte posteriore e sulle ginocchia, che sono le parti più esposte alle abrasioni in caso di caduta. Il single layer, quello che abbiamo preso noi per andare in Irlanda, consta di un solo tessuto, il jeans, all'interno del quale è intrecciato filamenti di Tuaron, da cui le differenti certificazioni: singola A per il single layer, tripla A per il Vegas. Il tessuto del single layer è studiato da PMJ e si chiama T-Tex. Detto questo, torno a montare il video. È un capo molto leggero, traspira molto, anche nelle giornate di caldo abbiamo viaggiato davvero divinamente con questa roba qua. Un prodotto di altissimo livello, rifiniture maniacali come il Made in Italy ci abitua. È un prodotto certificato, ovviamente. Vi ribadisco, protezioni C1 sia sui fianchi, e sono queste che vanno messe all'interno del pantalone. Qui c'è delle apposite tasche dove si infilano le protezioni e rimangono aderenti ai fianchi, e sulle ginocchia. Questo è il prodotto che ci siamo portati con noi nel viaggio in Irlanda. Io li ho utilizzati 3 giorni dell'andata, 3 giorni del ritorno, e 2-3 giorni li ho usati lì tutto il giorno. Di sera portavo esclusivamente questi. Cinzia li ha usati 3 giorni all'andata, 3 giorni al ritorno e un solo giorno dall'altra parte in Irlanda, e di sera anche lei spesso e volentieri optava per mettersi questo prodotto con le sneakers. Vi ripeto, è un prodotto estremamente bello, calza a pennello, è veramente fantastico, sempre un jeans di tutti i giorni. Il taglio è bellissimo ed è comodo. Io non vi posso dire altro. L'ho pagato, non me l'ha regalato, però vi devo dire che è un prodotto da serie A. Se mi chiedete che ne pensi, PMJ fa prodotti di qualità, punto. Definirlo leggero, lo ribadisco, non vuol dire meno protezione, ma vuol dire più traspirabilità. Ovviamente il Vegas, che ha un tessuto più pesante, è sì più resistente all'abrasione, ma con le temperature che ci sono in questi giorni ci fa anche più caldo. Questo single layer io l'ho trovato un giusto compromesso per questo periodo qui. Domani usciremo e andremo al mare sicuramente. È impossibile che io mi metta il pantalone BMW e Cinzia si mette il suo pantalone laminato. Ci metteremo entrambi i jeans e ci faremo i chilometri per andare al mare. Avremmo usato il jeans anche se fossimo andati in un altro viaggio. Io nel viaggio che feci per andare a Chisinau in Moldavia, io usai solo ed esclusivamente i 2 jeans della PMJ, il Dakar e il Vegas. Mi portai solo quelli, perché se sono sicuro di andare in dei posti dove non è variabile come l'Irlanda, dove mi devo mettere in 2 per 3 l'antipioggia, preferisco viaggiare con un jeans che lo ritengo molto più protettivo di un capo in cordura che non, come dicevo, il completo di BMW. Questa è una mia scelta, è un mio modo di pensare, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Questi li trovo un ottimo compromesso con le temperature che ci sono adesso. Compagno ormai di 1000 avventure è l'X-Lite. X-Lite quest'anno ci ha accompagnato in viaggio con l'X1500 Ultra Carbon, sia per me che per Cinzia. È un casco in fibra di carbonio, un modulare,
Dell'Ultra Carbon ho già fatto una recensione l'anno scorso sul canale e vi metto il link in maniera che evito di ripetermi. Comunque è un prodotto estremamente di alta qualità, ha un peso molto contenuto, esteticamente molto bello, è in fibra come vi dicevo, ha una presa d'aria frontale, una presa d'aria sulla mentoniera e un estrattore posteriore. Si apre con un meccanismo ellittico, quindi estremamente comodo, vedete come fa? Molto aderente quando si apre, con un interno semplicemente altamente tecnologico. Ha una cuffia interna in filamenti di carbonio completamente regolabile, si può regolare in altezza il casco, quindi in base alla testa che avete potete regolarvelo. Gli interni sono completamente sfoderabili e lavabili. La parte bassa del casco presenta queste due labbra, diciamo così, che cingono il collo e riducono ulteriormente i rumori all'interno del casco stesso. La reazione di questo prodotto è decisamente impressionante. Una volta che si apre la presa d'aria frontale sembra di avere un ventilatore all'interno del casco. Da qui entra e da qui esce, c'è l'estrattore qui dietro. Ovviamente la visiera presenta il pillock, che è una membrana interna che evita l'appannamento del casco, e nel periodo che siamo andati noi in Irlanda con la pioggia continua che c'era è stato decisamente un toccasana. Entrambi i caschi, sia il mio che quello di Cise, sono equipaggiati con NCOM, permette sia di ascoltare musica, sia di collegarci il navigatore, di collegarci il telefono. Noi l'abbiamo utilizzato ovviamente prettamente per parlare tra di noi. La batteria ha una durata infinita, calcolate che noi ricaricavamo il casco una volta ogni 2 giorni. 2 giorni vuol dire che utilizzavamo il casco dalle 9 del mattino fino alle 17, 18, a volte anche le 22 di sera. Accendete il casco, lo poggiate sulla moto, il casco va in stand by, nel momento in cui riprendete il casco in mano lui avverte il movimento e si riattiva, quindi con un notevole risparmio di batteria. La batteria si ricarica nell'arco di 2-3 ore, quindi banalmente la notte lo mettevo a caricare prima di mettermi a letto, la mattina era già tutto quanto carico. NCOM è un prodotto Nolan, come dicevo, quindi tutti i caschi Nolan X-Lite sono omologati per avere il sistema di comunicazione integrato. Con le nuove normative questa piccola chicca fa molta differenza. È un prodotto con cui ci siamo trovati decisamente bene, molto bene. Noi abbiamo scelto questa colorazione, ma ci sono circa una dozzina di colorazioni, quindi in base ai vostri gusti, in base ai colori della vostra moda, del vostro abbigliamento, troverete sicuramente la colorazione che fa il caso vostro. Comunque vi lascio il link della recensione che ho fatto l'anno scorso, perché il prodotto è esattamente il medesimo. In ultimo, ma non per questo meno importante, anzi, e qui di meno importante non c'è nulla, quando si sale in moto tutto è importante, dalla testa ai piedi, Moto Airbag V3. Moto Airbag ormai accompagna me in moto dal 2010, quindi sono 12 anni che utilizzo prodotti di Moto Airbag. Ovviamente non è lo stesso prodotto, questo ogni anno si evolve, ci aggiunge qualcosa, quindi quello che uso adesso non è sicuramente il primo con cui ho iniziato. Per me sarebbe impossibile salire in moto senza. Il 3 che io utilizzo già da un paio d'anni è un prodotto decisamente top, e per me il Moto Airbag è il prodotto top di gamma degli airbag da moto. Moto Airbag, un airbag meccanico, secondo me ha un passo in più rispetto a quello elettronico, ma non sono io a dirlo, sono i dati. V3 vi protegge a 360 gradi, quello elettronico ha degli angoli ciechi, tra virgolette, dove non siete assolutamente protetti. Vi ancora tramite questo anellino alla moto, i tempi di reazione sono 8 millisecondi, quindi un battito di ciglia. Guardate con che velocità si attiva. Ha una tolleranza di 15 kg, quindi non dovete avere paura che si possa attivare nel momento in cui voi scendete dalla moto, perché ha 15 kg di resistenza, e vi garantisco che 15 kg non sono pochi. Ovviamente copre dalla cervicale al coccige, copre tutta la colonna vertebrale, e il V3 copre anche davanti, anche la parte frontale. È disponibile in 3 colorazioni, come questo, c'è nero e c'è fluo. All'interno della descrizione del video vi lascio il link della recensione che ho fatto tempo fa sul V3, andatelo a vedere perché è decisamente un signor prodotto. A volte si spendono tanti soldi inutili e questo costa veramente, secondo me, il giusto e ci protegge la vita. Quindi prima di salire in moto pensate a voi stessi. Il V3 vi salva la vita, quindi prima di salire in moto, prima di magari prendere altri accessori che sono superflui, pensate a proteggere voi stessi. Poi una volta protetti voi stessi pensate ad altro, però vi garantisco che questo prodotto è decisamente un prodotto da serie A, e una volta che l'avete addosso, che vi abituate, se fate caso nei miei video io non lo tolgo mai. Io, che faccia caldo, che faccia freddo, ormai sono abituato a stare con la giacca e l'airbag addosso, ci mangio anche. Cinzia invece è l'opposto mio, Cinzia appena si ferma si sveste. Io sarò che sono orso, ma sono abituato, ormai non mi tolgo neanche più l'airbag di dosso. Io con l'airbag ci convivo, diciamo così, quando sono in moto. Lo trovo, ormai fa parte di me.
è impossibile che io esca in moto senza l'airbag. Ho anche avuto modo di provarlo personalmente in un incidente 1 anno e mezzo fa e vi devo dire che sono andato per terra, mi sono rialzato, non mi sono reso neanche conto di essere andato a terra. E questa è una frecciatina al mio amico Gallina, che in un post di Facebook, qui dicevo che amavo la solitudine, il silenzio, il fruscio dell'erba, il suono del mare. Diceva: sei diventato un poeta, ma il tuo SC che quando lo accendi fa casino. Questo è lo scarico SC a cui faceva riferimento Roberto. È un SC Adventure Matte Black che mi accompagna da oltre 60.000 km, ma ne ho cambiati diversi di SC, che mi piace provare un po' di diversi modelli. Ho avuto l'SC1, ho avuto 2 di Adventure così, ne ho avuti diversi. Lo scarico è semplicemente sporco, come tutta la moto del resto, non l'ho lavata da quando sono tornato, gli ho fatto semplicemente il tagliando, ma con una piccola passata di acqua e sapone sullo scarico e del VD40 nelle parti in carbonio, lo scarico torna assolutamente nuovo. Neanche a dirlo, ha un sound fantastico, un'estetica mostruosa. Per via delle normative sugli ultimi modelli non è apribile il fondello, sulle versioni precedenti alcune sì, perché le normative erano meno stringenti. Adesso con le normative per l'inquinamento, per il rumore e quant'altro si sono adeguati anche gli amici DSC. Questo prodotto ha un suono che è un violino e le prestazioni migliorano di circa, prova al banco, poco meno di 2 cavalli. Se pensate che è solo il terminale, direi che è tanta roba. Uno che prende la moto che pesa quasi 3 quintali, 2 cavalli gli fa ridere, però vi garantisco che il suono è favoloso, le migliorie si sentono, e se devo spendere dei soldi per un aftermarket prendo assolutamente SC, che come rapporto qualità-prezzo per quel che mi riguarda è il top. Poi voglio dire, è italiano, made in Italy, è una delle aziende fiore all'occhiello dell'Italia, perché devo arricchire aziende dell'estero quando il meglio fondamentalmente ce l'abbiamo qua. Mi auguro di aver fugato tutti i vostri dubbi, di aver risposto a tutte le vostre domande. Se avete altre domande da farmi, fatemele sotto nei commenti. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!